Oggi vi faccio vedere come preparare nigiri sushi, il re del sushi. Per realizzare nigiri sushi, anzitutto ci serve il sushi meshi. Per sapere come fare ho già postato il video che si chiama sushi meshi, attacco il link e lascio anche nella descrizione. Tesu, che è il liquido fatto con l'acqua e l'aceto. Salsa di soia tamari, che ha un gusto più concentrato, ma va bene anche salsa di soia normale. Wasabi. E oggi utilizziamo questi tre pesci: gamberoni, salmone e tonno. Questa è una ricetta da circa 3 porzioni. Abbiamo 10 gamberoni che non sono troppo grandi. Dopo che li abbiamo lavati sotto acqua corrente, aiutandoci con uno stuzzicadente, togliamo l'intestino dei gamberoni. Una volta che abbiamo tolto tutti gli intestini, infiliamo uno stecchino per spiedini di lunghezza 15 cm dentro il corpo del gambero per raddrizzarlo e infiliamo non proprio al centro del corpo, ma spostato verso le zampe. Una volta che abbiamo preparato tutti i gamberoni in questo modo, procediamo alla cottura. Mettiamo l'acqua nella padella capiente e bassa, accendiamo il fuoco medio. Quando comincia ad tiepidirsi l'acqua, quindi circa 30 o 40 gradi, mettiamo tutti i gamberoni. Quando vedrete che l'acqua sta per bollire, spegniamo il fuoco e li raffreddiamo sotto l'acqua corrente e li lasciamo sul colino. Togliamo i stecchini dal corpo dei gamberoni girandoli per non rovinare la polpa. Eliminiamo i gusci con delicatezza lasciando solo la coda. Anche questo puntino sopra coda che potete vedere eliminiamo. Lo mettiamo pancia in su e lo incidiamo al centro per poterlo aprire bene. Facciamo così con tutti gli altri e li asciughiamo con la carta assorbente. Qua abbiamo una fetta di tonno di più o meno 2 cm di spessore che pesa circa 330 grammi. Ho fatto un trattamento speciale per fare diventare più buono e prossimamente farò un altro video dove spiegherò questa procedura. Eliminando parte più fibrosa, prepariamo un burocco di forma rettangolare. Per tagliare usiamo un coltello molto affilato e tagliamo a fette di un po' meno di mezzo centimetro. Il taglio è perpendicolare al verso della fibra. In questo modo, quando mangiamo, sentiamo meno la resistenza della fibra e la lama entra nella carne in modo trasversale per guadagnare in larghezza e prepariamo le fette di misura circa 2,5 cm per 7 cm. Se guardate bene il disegno della fibra, potete capire la direzione della polpa. È importante fare il taglio seguendo questa direzione, altrimenti si disfa la polpa. La parte che non riusciamo ad affettare, facendo delle strisce o tritata, possiamo utilizzarla per altri tipi di sushi. Abbiamo circa 260 g di salmone selvatico e abbattuto. Anche il tonno di prima è abbattuto naturalmente. Con la lama del coltello entriamo fra pelle e polpa. Teniamo la pelle con un'altra mano e separiamo la polpa con il coltello. Lo laviamo sotto l'acqua corrente e lo asciughiamo con la carta assorbente. Potete sentire con il dito la presenza delle spine e le togliamo accuratamente con la pinza. Cercate di togliere seguendo la direzione delle spine per non rovinare la polpa. Cerchiamo di eliminare il resto della pelle. Creiamo la forma rettangolare tagliando l'estremità della pancia. Se usate il salmone molto più larga di questa, da tagliare a metà, è importante avere il rettangolo di larghezza di circa 4 dita. Anche qua, prima di tagliare, osserviamo la direzione della fibra e tagliamo le fette di un po' meno di mezzo centimetro, facendo il taglio perpendicolare al verso della fibra e della polpa.
La lama del coltello entra nella carne di salmone in modo trasversale per guadagnare in larghezza e prepariamo le fette di misura circa 2,5 cm per 7 cm. Invece se usate il salmone bello alto oltre 2,5 cm, entrate con la lama del coltello perpendicolare. Diamo una sistemata ai gamberoni per farli diventare esteticamente più belli. Mettiamo un po' di wasabi nella ciotolina, anche un goccio di acqua e mescoliamo per ammorbidirlo. Prepariamo anche il tezu, che è il liquido per bagnare le mani per fare nigiri sushi, con mezzo bicchiere di aceto e 2 bicchieri d'acqua. Prima di cominciare a fare, mettiamo le mani nel tezu per qualche secondo per diversi motivi. 1. Per disinfettare le mani, anche se ovviamente le abbiamo lavate accuratamente in precedenza. 2. Per abbassare la temperatura delle mani, perché questa cosa è vantaggiosa per trattare il pesce crudo. 3. Per inumidire le mani così il riso non si appiccica. Prendiamo una piccola quantità di riso e la mettiamo sul palmo della mano senza pressarla troppo. Cerchiamo di dare la forma ovale che pesa circa 18 grammi l'una. Mettiamo un po' di wasabi a piacimento sopra questa pallina ovale di riso. Mettiamo una fettina di tonno sopra loro. Adagiamo tutto sul palmo della mano e pressiamo leggermente con le 2 dita, indice e medio dell'altro mano. Lo giriamo di 180 gradi e continuiamo a pressare allo stesso modo. Prima di fare un altro nigiri sushi, sempre bagniamo le mani con tezu. Se sono bagnate troppo, regoliamo asciugando o con il fazzoletto o con carta assorbente. Prendiamo una piccola quantità di riso e la mettiamo sul palmo della mano. Senza pressarla di troppo, cerchiamo di dare la forma ovale. Mettiamo un po' di wasabi a piacimento sul riso. Mettiamo una fettina di salmone, adagiamo tutto sul palmo della mano e pressiamo leggermente con le 2 dita, indice e medio dell'altro mano. Se vogliamo creare la forma ovale più stretta, possiamo pressare anche con 2 dita, pollice e medio. Adesso facciamo con il gamberone. Prendiamo una piccola quantità di riso e la mettiamo sul palmo della mano. Senza pressarla troppo, cerchiamo di dare la forma ovale. Mettiamo un po' di wasabi a piacimento. Mettiamo un gamberone lessato e aperto. Adagiamo tutto sul palmo della mano e pressiamo leggermente con le 2 dita, indice e medio dell'altro mano. Lo giriamo di 180 gradi e continuiamo a pressare allo stesso modo. Questo è un impiattamento per circa 2 porzioni, almeno che non sia un mangione. Nostro nigiri sushi è pronto. Si mangia o con le mani o con i bastoncini mettendo un po' di salsa di soia. Per sashimi e sushi vi consiglio di usare la salsa di soia tamari che ha un gusto più deciso e rotondo, altrimenti va benissimo anche normale salsa di soia. Questo è il 100° video sul mio canale Gioia in Cucina. Il numero molto importante per me, pensando a ogni singolo video che ho creato con l'amore e la passione, sperando che siano utili per le persone che hanno voglia di scoprire una nuova esperienza e soprattutto per chi ha voglia di realizzare qualche piatto giapponese. E approfitto di ringraziarvi dal cuore soprattutto a chi si è già iscritto al mio canale per seguire le mie ricette. L'aumento delle iscrizioni e i commenti molto incoraggianti che ricevo ogni tanto mi danno la forza e la voglia di continuare a creare nuovi video. Questo canale di cucina giapponese crescerà sempre di più grazie a voi. Questo video termina qui. Se vi è piaciuta questa ricetta di nigiri sushi, mettete un like. Chi non si è ancora iscritto, iscrivetevi al mio canale perché vi farò scoprire tante altre ricette giapponesi. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Aspetto i vostri commenti. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!